Abbiamo deciso di implementare la tecnologia Sprout di Invensia ed HP nelle nostre filiali. Adesso siamo in test in una di queste e presto seguiranno tutte le altre. Il motivo per cui abbiamo deciso di farlo è che crediamo che i tempi siano maturi, non soltanto perché le tecnologie consentano oggi di replicare in online collaboration la stessa efficacia di un'interazione tradizionale face to face, ma anche e soprattutto perché immaginiamo che da un lato i consumatori siano pronti per nuovi tipi di interazione con le aziende e anche perché lì dietro c'è scritto Anywhere at Anytime, crediamo che sempre di meno le persone abbiano voglia e tempo per interagire ad esempio con le banche in maniera tradizionale. La tecnologia, come dicevo, è matura e in primo luogo da un punto di vista banalmente normativo oggi consente l'identificazione digitale a distanza e quindi il cosiddetto onboarding, l'apertura di nuovi rapporti bancari ma anche in altre industrie si può perfezionare anche da un punto di vista giuridico con questa modalità. Questo è un abilitatore fondamentale. E poi la tecnologia consente una esperienza ai clienti, diciamo full immersive, convincente e che di fatto replica anche l'efficacia tradizionale di un incontro face to face. E dunque, per tutto quello che ho detto, ci sono gli elementi per comporre la customer experience come la si vuole. Il primo lo chiamo high-end. Non ho nei miei negozi la capacità di fare consulenza di alto profilo, perché ci sono delle competenze tecniche che non possono essere diffuse nei negozi. Nel mondo bancario potrei fare l'esempio del private banking o di alcuni servizi di nicchia del private banking. Immaginiamo l'art advisory oppure la consulenza successoria e quindi rendo disponibile questo esperto, diciamo, di nicchia in online collaboration. E questo è uno scenario high-end. All'estremo opposto della catena c'è uno scenario low-end. Immagino una filiale, sono sempre nel mondo bancario che è quello che conosco meglio, in cui tutti gli operatori siano consulenti qualificati che mi piace pensare che debbano essere continuamente ingaggiati in appuntamenti con i clienti e quindi posso utilizzare questa tecnologia per fare l'onboarding iniziale con i prodotti, con gli entry product dei clienti che fanno inbound, entrano all'interno del negozio e magari in quel momento non ho o non voglio avere capacity aggiuntiva per servire appunto l'apertura di un prodotto di ingresso. E poi c'è un terzo scenario che è quello della partnership. Immaginiamo in un qualsiasi contesto due aziende che hanno delle basi clienti affini e distribuiscono prodotti complementari, una che magari ha una rete fisica e l'altra pure, oppure una ce l'ha e l'altra no, con un concetto di shop in the shop uno dei due partner potrebbe installare la sua presenza fisica remotamente occupando pochi metri quadri all'interno di uno dei negozi dell'altro con mutui benefici per la partnership.